Ok, bella gente, benvenuti, bentornati. Questo è un The Run e oggi andiamo a farci un po' di curvette. Siamo dalle parti di Forlì, abbiamo fatto un bel po' di autostrada, per cui ho attaccato adesso appena siamo usciti e andiamo all'attacco di un passo leggendario, quello del Muraglione, che è un passo degli Appennini che porta appunto dalla Romagna a Firenze. Noi però arriveremo in cima e poi torneremo in giù per un'altra strada parallela che ci porterà a esplorare le foreste casentinesi. La giornata è bella e ne approfittiamo e facciamo questo bel giretto. Abbiamo un po' lo stomaco sottosopra, ma vabbè, ce ne faremo una ragione o schiatteremo lungo la strada. Proveremo a fare due soste in due posti interessanti, uno a Castrocaro Terme, dove proveremo a visitare, a dare un'occhiata ai resti di un bel castello e il suo relativo centro storico, e poi sempre lungo la strada che ci porterà al passo del Muraglione ci fermeremo a Dovadola. Sì, ho in programma di smarcare un po' dei valichi, dei passi più famosi, un po' della zona, insomma, degli Appennini, per cui cominciamo dai da questa parte qua con il Muraglione. Ecco là, già si intravede la rocca di Castrocaro Terme, che come dice il nome è una nota località termale, molto bella, molto imponente. Guarda che bella, bellissima, bellissima. Anche, sì, anche se appunto è un po' crollata. Adesso andiamo a farci un giro perché c'è credo anche un bel centro storico, ma un po' veloce senza stare troppo a fare troppo i turisti. Vediamo di trovare un posticino e ci piazziamo qua, va. Andiamo a farci il nostro giretto e poi continuiamo il nostro viaggio. A dopo, rega. Eccoci qua a Castrocaro Terme, sotto le mura della fortezza di Montepoggiolo che domina la città. È una fortezza che viene datata probabilmente intorno a metà del Novecento, prima come torre di osservazione, poi gradualmente ampliata fino a diventare una vera e propria fortezza. Anche questa è passata di mano in mano, prima ai Malatesta, poi al Granducato di Toscana e poi ai Medici. Poi intorno alla fine del 1500 con la costruzione della fortezza di Terra del Sole che abbiamo attraversato prima, che è una fortezza rinascimentale di artiglieria, la sua importanza militare ha cominciato a diminuire fino al suo abbandono e alla cessione a privati. Niente dai, il posto è molto bello, il centro storico è davvero molto carino. Adesso noi continuiamo il nostro viaggio alla volta di Dovadola e poi al passo del Muraglione. Dai, andiamo, a dopo, ciao! Eccoci qua,
in partenza da Castrocaro Terme. Ecco il centro, molto bellino questo posto, immagino che ci siano delle terme spettacolari. Ridiamo un'occhiata alla fortezza con la sua torre, abbiamo fatto un po' di foto. Prima non sono riuscito a riprendere l'arrivo alla fortezza di Terra del Sole, ma anche quella è molto imponente, chiaramente molto diversa, una fortezza di artiglieria per cui bassa, con questi bastioni romboidali, molto, molto caratteristica, molto bella, senz'altro più recente. E adesso via alla volta di Dovadola e poi a seguire il passo del Muraglione. Campagne qua già bellissime, in un attimo qui sei in pianura e nell'attimo dopo sei già in mezzo a queste bellissime colline. Che bello essere in moto, che bello, che bello, che bello. Noi mi sa che qua siamo già arrivati, per cui veramente una attaccata all'altra. E ecco qua, guarda che bella questa torre, è veramente veramente altissima. Questa fortezza mi sa che sbarrava tutta la valle, questo borgo medievale molto bello. Qui mi sa che è una zona che durante l'alluvione di aprile-maggio è stata bella colpita. Speriamo di non trovare strade o troppo dissestate o addirittura chiuse. Noi ci fermiamo un attimo qua, facciamo anche qui un attimo il punto, poi vabbè sostituiremo anche le batterie e poi andremo avanti. Adesso ci facciamo proprio un piccolo giretto in questo bellissimo borgo a vedere questa bellissima fortezza. E dai, guarda che bella, veramente bellissima. Va bene raghi, adesso ne facciamo il nostro giretto e poi continuiamo. A dopo, ciao. Eccoci dunque a Dovadola, a pochi chilometri davvero da Castrocaro, e siamo veramente sotto la torre della fortezza della Rocca. Il primo insediamento pare sia intorno all'anno 1000 dei Romani Bizantini, dopodiché circa nel 1300 l'arcivescovo di Ravenna fece costruire la torre sullo sperone di roccia che domina il paese. In seguito poi il Conte Guidi ne fece ampliare i bastioni, la cinta muraria e costruì un palazzo signorile. Nel 1200 i Conti Guidi cedettero il feudo alla provincia di Firenze, che la mantenne fino alla cessione al Regno di Sardegna. Poi con la fondazione del Regno d'Italia venne ceduta di nuovo alla provincia di Firenze e solo nel 1923 venne riassegnata al comune di Forlì. Niente, è molto bella. Noi adesso ci facciamo un voletto sempre che non ci scantiamo contro la gru e poi continuiamo il nostro viaggio fino al passo del Muraglione. Io, a dopo, ciao! Eccoci qua, in partenza. Guardate che spettacolo questa rocca, veramente bellissima. Ce la lasciamo alle nostre spalle e proseguiamo per il nostro giro che ci porterà al passo del Muraglione, un vero e proprio must per tutti i motociclisti. Qui entreremo sempre di più in questa valle scavata proprio nella roccia in certi punti, molto canyon. La giornata è uno
spettacolo. Sono le bellissime giornate di fine settembre con questa luce incredibile, cielo proprio terso, un po' di vento che pulisce tutto. Oggi ce la godiamo, sì, perché l'ultima volta in effetti non è andata molto bene. Sono andato, sì, per vedere i boschi mutati in giallo e li ho trovati, però sotto un diluvio torrenziale, e vi assicuro che trovarsi su una strada completamente fradicia e piena di foglie, perché appunto era autunno inoltrato, e insomma mi sono abbastanza cagata addosso. Discesa soprattutto, me lo ricordo. Qui la strada è ancora, cioè, molto molto larga, molto comoda, molto tranquilla. Poi a un certo punto diventerà veramente complicata, ovviamente sempre per le mie scarse capacità di guida, e poi immagino che quelli bravi vadano su appoggiando le orecchie sull'asfalto, ma io no. Mentre ecco che le curve cominciano a susseguirsi sempre più con una certa frequenza e anche molto belle. Bellissimo paesaggio, stupendo. Da qui in poi mi sa che appunto diventerà sempre più selvaggio, però guardate che bello, già l'influenza dell'Adriatico con questi pini marittimi, suppongo, che sono piuttosto sconosciuti dalle mie parti. Madonna, che bello, che bello. È probabilmente la cosa più bella che un uomo possa fare da solo, andare in moto. Poi vabbè, anche in compagnia è figo, non lo metto in dubbio, ma se sei una persona solitaria, un po' che soffre la solitudine, prenditi una moto, non sarai mai più solo. Cioè lo sarai, ma non te ne accorgerai perché sarai in moto e il mondo ti scorrerà di fianco e sarai felice di essere in questa condizione. Qui proprio selvaggio, guardate sti boschi. Questo è un'area protetta, è un parco nazionale. Adesso non so se ci siamo già, però in quest'area qui è proprio parco nazionale delle foreste casentinesi. Adesso magari impegniamoci a fare un po' di curvette al meglio delle nostre possibilità, ma insomma. Ecco qua, mi sa che iniziano i tornantoni. Già. E qui adesso vedremo proprio il perché si chiama il muraglione. Eccolo qua, qui c'è un muro che divide le due carreggiate. Questo è un muraglione. Noi ci fermeremo. Eccoci qua, raghi, eccoci qua. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
Ci riposiamo un pochino, cambiamo le pile, poi riprendiamo. Dai, raghi, a dopo. Andiamo. Questo è il Moraglione. Virgo prudentissima nostram dirige am, con San Cristoforo credo sia. E qui invece cosa dice? Leopoldo II. Elesse questo depresso gioco per varcare l'Appennino con arte di Alessandro Manetti, vinto ogni impedimento di natura, diede facile accesso alla Romagna toscana, aprì commercio, più breve via dal Mediterraneo all'Adriatico. Bravo Leopoldo, ci è piaciuta la mossa, Leopoldo. Eccoci qua, fatta la pausa al passo del Muraglione e adesso scendiamo per una strada fondamentalmente parallela a quella che abbiamo fatto per salire, ma dall'altro lato della montagna. Attraverseremo, se non sbaglio, le foreste casentinesi, parte di un parco nazionale molto ben protetto. Eccoci qua, abbiamo preso il bivio, siamo sotto la strada che abbiamo appena percorso. Guardate un po' che spettacolo. Noi eravamo lassù. L'ultima volta che l'ho fatta questa strada era un po' in condizioni pietose come asfalto, d'altronde qua su è facile che le strade sono sempre abbastanza messe male, ci sono abbastanza abituato. Cavalli, asini, con le selle, che figo. Mi piacerebbe fare un bel giro su dorso d'asino, è che non amo molto andare a dorso di qualcosa, di nessuno, né dei cavalli, né degli asini. Attenzione alla merda sulle strade, perché metterci la ruota sopra magari in curva non è l'ideale. E poi sai che onta, mi dici cosa è successo? Sono caduto, sono scivolato sulla merda. Davvero le strade deserte, che bello! Si risale un pochino e poi si scende. Sì, abbiamo girato proprio il lato della montagna
che abbiamo fatto per salire. Adesso scendiamo dall'altro versante, cioè no, non dall'altro versante, dall'altro lato. Meraviglia, meraviglia. Valico Trefaggi e riscendiamo nella valle parallela a quella che abbiamo fatto per salire. Qui mi ricordo proprio, sì, ero da queste parti qua sotto il diluvio, ma non è tanto quello, è che la strada era completamente lastricata di foglie cadute, foglie marce, viscidissime ovviamente, e cioè, mi stavo cagando addosso proprio. Ero giù a Passo d'Uomo, già non vedevo un cazzo con l'acqua che entrava dappertutto, sugli occhiali, in faccia. Attenzione, frane in movimento, non so, perché le frane a volte stanno anche in posa. Come sgarrupata questa strada, però è lo stesso bellissima, anche se mi sta facendo un po' venire i bozzi al culo. Mamma mia, quella strada com'è. Madonna mia, raga, cioè ci sono più toppe su sta strada che sul vestito di Arlecchino. Che cazzo. E tra un po' passeremo in un paese, quando saremo più giù, c'è un nome che mi piace tantissimo, Premi il cuore, tutto attaccato. Premi il cuore, stazione climatica, che bel nome, so da dove deriva, Premi il cuore. Più che altro, cioè, come si chiamano gli abitanti? Cardiochirurghi. Battutona, fine umorista. Poi ti ritrovi l'abitante di Premi il cuore sotto casa con una spranga che dice vediamo chi fa il fine umorista adesso, ma guarda che bello, bellissimo. E pian pianino stiamo cominciando a scendere decisamente. Come sono contento di essere in moto in questo momento, guarda. Cioè, in realtà sono sempre contento quando sono in moto, a parte no, magari quando appunto c'è il diluvio sulla strada pavimentata di foglie marce, ecco, forse ti sono un po' meno contento, però devo dirti che cioè, c'aveva pure il suo fascino, a livello estetico quantomeno, a livello di ansia no, a livello di ansia era una roba terribile. Guarda che bella sta valle, quando si apre qua sotto è bellissimo, bellissimo proprio. Adesso sì, ritorneremo a Forlì e poi prenderemo la statale, dai. Dai, adesso un attimo, una piccola sosta cambio batterie e poi magari riprendiamo quando siamo giù in fondo, perché ormai qua siamo
scesi, siamo quasi nella bassa industriale, una piccola sosta. Ok, il sole si è abbassato, noi siamo usciti dall'autostrada, stiamo facendo gli ultimi chilometri che ci separano da casa. È stato un bel giro, tipico classico passo degli Appennini, il Muraglione e dai, due pause interessanti a Castrocaro Terme e a Dovadola, che hanno entrambi dei bei castelli e delle belle cose da vedere. Poi tante curve, bellissimi boschi, bellissime valli. Stavo pensando che se avete voglia magari potete suggerirmi qualche bel itinerario in moto, non troppo difficile ovviamente, o qualche posto interessante da vedere, e magari mi studio un itinerario e ci provo. Potrebbe essere una bella occasione, una bella interazione. Poi se qualcuno magari si vuole venire a fare un giro con me, basta che va molto piano. I giri che faccio sono di questo tipo: bei panorami, tante curvette, velocità di ultra crociera, vietata assolutamente sia la velocità smodata che la velocità played. Chi ha colto la citazione di Balle Spaziali, 10 lode. Velocità smodata! Via! Avrei voluto parlare un attimino un po' magari di musica, ma purtroppo mi sono accorto che ho veramente gli ultimi fondini di batteria, perché una non so bene perché non si è caricata bene, per cui vabbè, rimanderemo. Abbiamo ancora un bel po' di biocaos da fare, posso andare avanti per mesi. Dai, comunque ci salutiamo, siamo quasi arrivati, spero il giro vi sia piaciuto. È stato uno dei tanti passi che faremo, il passo del Muraglione, ce ne aspettano veramente un altro bel po', perciò dai raghi, ci sentiamo al prossimo episodio. Questo è On The Run, a star bene raghi, ciao.